Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà. E così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. E rieccomi qua con voi, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. So che questa serata è attesissima, chi mi scrive su Telegram mi ha riempito di domande in questa settimana scorsa e cercherò durante questo nuovo appuntamento di chiarire qualche punto in più. Questo è il motivo per cui il titolo di questa live, oltre a essere Mappa Dimensionale 2, ho aggiunto e-DNA, perché sul discorso del DNA si è scatenato il delirio. Allora, ricordatevi sempre che questi argomenti che io sto iniziando a portare verranno poi ampliati, approfonditi in live successive, anche perché altrimenti non riesco a darvi un quadro generale. Quindi iniziamo a mettere dei punti per poi proseguire approfondendo un po' di più. Quindi anche stasera traccerò e darò delle informazioni anche specifiche, ma comunque cercando di rimanere su certe aree molto generale, in modo da darvi un quadro di insieme, per poi piano piano andare ad approfondire le varie realtà, i vari mondi, le varie dimensioni, le varie razze e tutte le varie domande che avete infinite. Allora, intanto vedo che siete già tantissimi, quindi posso cominciare. Il DNA. Su questa questione del DNA c'è stato un dibattito, anche perché io ho parlato di DNA a 12 filamenti. Come ho specificato, mi sembra anche nella live della volta scorsa, già gli studi scientifici ufficiali, la scienza quella tradizionale, che sappiamo che insomma fa quello che può, poverina, e spesso fa quello che deve anche, cioè portare avanti delle narrative che sono congeniali al sistema, ma lasciando perdere questo, ci sono già degli studi che hanno trovato un DNA a 3 filamenti, proprio fisico, parliamo di DNA fisico. Questo perché io vi dicevo che in realtà in questo quadro dimensionale in cui il nostro universo si inserisce all'interno di una matrice temporale, e stasera ne parleremo con tutti i dettagli, noi ci troviamo su un universo di densità 1 dove ci sono 3 dimensioni, la prima, la seconda e la terza dimensione. Ogni dimensione permette l'attivazione, la realizzazione, la reificazione di un filamento del DNA. Quindi in questo momento in realtà la maggior parte di noi ha 3 filamenti, anche se questo non è riconosciuto in maniera fisica, oggettiva. Ma io ho parlato della potenzialità di avere addirittura fino a 12, perché in effetti le dimensioni arrivano ad essere 15, ma dalla 12ª c'è proprio, e ne parleremo, il livello in cui si crea il progetto divino dell'entità, cioè l'entità da pura energia diventa qualcosa che comincia ad acquisire una forma. È una forma archetipica, è una forma pura, incorruttibile tra l'altro, che poi piano piano nelle varie dimensioni, scendendo sempre di più di dimensioni e quindi si potrebbe dire abbassando la frequenza vibratoria e arrivando a densità di materia sempre più fisiche, sempre più materiche, arriva fino al nostro piano.
Ogni dimensione rappresenta un filamento del DNA. Siccome il progetto divino dei vari esseri, di tutti gli esseri, parte dalla 12ª dimensione, possiamo avere fino a 12 filamenti. Ora però c'è da specificare un passaggio. Un conto è il DNA fisico di terza dimensione della nostra realtà materica. Un conto è il DNA spirituale. Il DNA spirituale ha una forma totalmente diversa da quella che noi conosciamo. Immaginatevi un sole con tanti raggi, con 12 raggi. Questo viene chiamato anche matrice del DNA del sole diamante. 12 raggi. Poi vedremo successivamente che esiste addirittura una matrice di doppio sole diamante che sono 24, ma fermiamo a 12 che è già sufficiente. Ora, questo sole con tutti questi raggetti è l'aspetto spirituale e rispetto a questo noi abbiamo 3 raggi completati e un quarto, diciamo 3 raggi in pezzetto, perché il quarto è in allestimento. Nel momento in cui la massa critica degli esseri sulla Terra raggiungono il quarto completato, hanno la possibilità di trasferirsi in un'altra dimensione dove la materia stessa ha un'altra densità, si parla di seconda densità. Arriviamo in un universo di seconda densità e di conseguenza avremo i corpi che non sono più, cioè gli esseri che non sono più corpi incarnati, come capita qui, ma sono anime. Quindi vedremo che nell'universo di seconda densità abbiamo quarta, quinta e sesta dimensione. L'ho detto l'altra volta, lo ripeterò, ogni densità ha 3 dimensioni, la nostra arriva fino a 3. Finite queste passiamo ad un'altra densità. Quella che vi dicevo chiamarsi Tara è in realtà la terra del futuro, in un'altra densità, ma è anche quella del passato, perché il processo è sia in andata che in ritorno ed è simultaneo, è sincronico. Noi abbiamo la necessità di parlare di passato e di futuro, ma scopriamo e scopriremo sempre di più che i nostri antenati a volte vengono ad aiutarci arrivando dal passato, ma anche dal futuro, perché poi è sempre la stessa cosa. Ora, questo DNA ha la possibilità di darvi dei livelli di coscienza diversi, quindi sviluppare degli aspetti. Per esempio, il primo filamento riguarda la mente subconscia dell'essere umano, il secondo la parte istintiva, istintuale. Il terzo riguarda la mente razionale, speculativa. Quando arriviamo al quarto abbiamo la connessione con il sé, una particolare, l'inizio della connessione con il sé, non abbiamo ancora il dialogo, non abbiamo ancora il modo di orientarci attraverso questo, però iniziamo un discorso con il sé. Il processo ha una scansione anche temporale, anche se il tempo non esiste, da questo punto di vista esistono dei cicli temporali. Per arrivare alla fine del ciclo, in realtà mancano circa 2000 anni, quindi non è domani. Vedremo comunque che alla fine di ogni macro ciclo, quelli famosi da 26.556 anni, che poi si dividono in 3, che poi si dividono in 2, l'ultima parte funziona come una sorta di Stargate e noi siamo proprio in centro, quindi siamo in un periodo molto particolare. Ne parleremo in altre live, questo è il motivo per cui proprio in questo periodo, in questi anni, è possibile attuare grandi mutamenti anche sul collettivo e in effetti questo è reale perché sta avvenendo e durante la live di stasera vi dirò come alcune cose siano cambiate anche solo negli ultimi anni, ma anni nel senso di 1, 2 anni, 3 anni al massimo, non dobbiamo tornare indietro di tantissimo. Ok, con questo io non approfondirò ulteriormente, ma vi riparlerò del DNA durante questa live, proprio perché comunque è sempre partecipe, perché il DNA è l'aspetto rappresentativo dell'essere che definisce la dimensione in cui si trova nel momento in cui prende una forma, anche se l'entità spirituale attraversa varie forme e discende dalla sorgente addirittura, quindi addirittura fuori dalle dimensioni.
Ora, una notizia intanto così estemporanea, finalmente ho aperto un canale Instagram, per cui in descrizione trovate il link. Sul canale Instagram ovviamente avviso delle dirette, ma metto anche dei piccoli reel, quindi una sorta degli short di YouTube in cui ci sono piccoli reel appunto di argomenti trattati nella live che è andata in onda. Se volete iscrivetevi e poi appena riuscirò a capire esattamente come funziona il formato metterò anche gli short su YouTube. Qualcuno forse se n'è accorto, ho fatto un tentativo oggi ma non era perfetto, quindi l'ho dovuto togliere e adesso vedrò di rettificare il tiro. Ok, detto questo posso iniziare con gli argomenti che volevo, cioè come è strutturato il nostro universo e gli universi in generale. Diciamo che tutti gli universi sono creati attraverso dei modelli di manifestazione, vengono detti modelli di manifestazione universale e che si sviluppano in matrici temporali che sono interne alla matrice cosmica. Quindi queste matrici seguono un programma, uno specifico programma, un programma matematico, geometrico, che vi dà l'illusione, genera l'illusione dello spazio, del tempo, della materia, che è poi quello che la coscienza sperimenta. Potremmo dire che la sorgente di energia vitale della totalità si espande all'interno attraverso una concentrazione di sé e all'interno della sua creazione. Per cui, se volessimo rappresentare graficamente tutte queste dimensioni, dovremmo immaginare tanti cerchi, o forse per meglio dire ancora tante uova, una dentro l'altra, come fossero delle matriosche. Altra cosa importante, l'entità spirituale che decide di fare un'esperienza sulla Terra e quindi un'esperienza umana, vive in una sorta di ologramma, proprio di un ologramma di materia. Quindi la materia che voi vedete non è reale, è una simulazione di realtà. E qualche dubbio sta iniziando a venire, anche perché si sa che la materia è fatta di energia e più vai a cercare elementi di materia nel piccolo arrivi ai quanti, arrivi ai quark, arrivi a pacchetti di energia, ma sempre energia, e sta materia è un po' sconosciuta perché non esiste in effetti. Ma questo perché? Perché noi siamo realmente in una simulazione. Ecco perché si parla proprio di ologramma ed è corretto dire così. Quindi la matrice temporale di cui parleremo, quella a 15 dimensioni, composta a blocchetti di 3 da 5 tipi di universi, 5 universi di densità dovrei dire, densità 1, 2, 3, 4 e 5, ognuno dei quali ha 3 dimensioni, quindi 15 dimensioni raggruppate a 3 per 5 universi di densità. Tutto questo comunque è un ologramma, è una finzione che noi dobbiamo comunque conoscere perché ci troviamo dentro e la viviamo dall'interno. Oltre a questo c'è da dare un'altra informazione importante che avevamo accennato l'altra volta e anche questo ha scatenato tutta una serie di domande. Anche su questo se ne parlerà più approfonditamente in altre live, ma comunque ci sono due sistemi di realtà, due matrici fatte sempre a 15 dimensioni con la stessa struttura, identiche, che corrono su continuum temporali paralleli, il famoso universo parallelo di cui parlavamo l'altra volta. Quando viene creata una matrice temporale, viene creato nello stesso momento il suo opposto, cioè una versione parallela, ad eccezione dell'aspetto della matrice energetica, che è quella parte che nel nostro universo di particelle, di materia, sta diciamo al di sopra, è l'involucro contenitivo, l'uovo più grande, sopra ancora all'ultima, alla 15ª dimensione. E vedremo, è il campo del suono, il campo primordiale del suono. Quando si dice che in principio era il verbo, il suono, la parola di Dio, è corretto in questi termini. Ma il mondo parallelo comincia a raddoppiarsi dal momento in cui entra nella luce, nella manifestazione, perché
quel tipo di campo del suono è fuori dallo spazio-tempo e quindi in questo momento lo tralasciamo. Allora, ogni matrice temporale che viene creata con tutte le sue dimensioni nasce in contemporanea con un suo opposto, un mondo parallelo. In questo caso l'universo, quello delle particelle, della materia, e l'universo dell'antimateria, dove l'universo delle particelle è caratterizzato dalla vibrazione e quello dell'antimateria dall'oscillazione, che non sono la stessa cosa, anzi sono agli antipodi. Ora, se fosse possibile per gli esseri o per qualche essere contemporaneamente unire la sua incarnazione, la sua esistenza su entrambi gli universi, quindi sia quello della materia che quello dell'antimateria, sui due universi paralleli che vanno insieme, ci ritroveremo un essere che non ha 12 filamenti, quindi potenzialmente tutte le 12 dimensioni che vi dicevo, non 15, 12 perché è dalla 12ª che si crea il progetto divino della forma, dell'essenza, ma 24 perché avremo 12 per 2 universi. Ecco perché c'è quel discorso dei 24 filamenti. Non mi dilungo di più anche su questo perché sarebbe un discorso a parte che poi varrà la pena di approfondire. L'unica altra chicca che mi sento di dirvi è che questi due universi corrono sì in continuum temporali paralleli, quindi apparentemente identici, ma quello dell'antimateria è un po' più avanti di 8 anni. È qualcosa che potrebbe sembrare un po' il fuso orario, diciamo, un po' di più di fuso orario, però visto in chiave universale, effettivamente c'è una discrepanza, cioè l'altro universo dell'antimateria è 8 anni avanti a noi. Gli esseri extraterrestri che possono venire sulla Terra, che possiamo incontrare o che hanno influito sulla Terra, nella nostra Terra, e parliamo della Terra fisica, quella dell'universo di prima densità, possono arrivare da entrambi gli universi. Quindi ovviamente non è proprio così semplice capire il tutto. In più esiste un'altra area di cui ancora non abbiamo parlato e che verso la fine di questa puntata approfondirò un po', che è quella che potremmo chiamare terra interna. Allora, perché non la chiamo terra cava? Perché terra cava è un termine che è stato molto inflazionato e sul quale sono state costruite tante narrative, come sempre, in parte reali, in parte illusorie. Per cui, per evitare di fare confusione mentale, ho preferito dare questo nome, cioè terra interna, che rende l'idea, ma magari evita di creare più confusione mentale di quanta già non ce ne sia. Allora, ci sono anche razze che arrivano dalla terra interna. Quindi abbiamo razze che arrivano da tutte le dimensioni della nostra matrice temporale e altre che arrivano dall'universo parallelo. Esiste una terra interna anche nell'altro universo parallelo, quindi c'è un grande via vai di roba. Tutto questo ha generato e genera uno scontro, una guerra, perché le razze in generale, poi parleremo più nello specifico, anche se anche qui a grandi linee perché è complicato, ma vedremo chi c'è sulla Terra oggi, chi potremmo trovare e se tutti gli umani che noi vediamo con l'aspetto umano sono veramente umani oppure no. Scopriremo di no. Ma diciamo che le razze in generale possono essere distinte in due grandi categorie, quelle pro vita e quelle anti vita, quelle soppressive, quelle negative, quelle del lato oscuro della forza, qualcuno piace chiamarle razze angeliche cadute, qualcuno piace chiamarle demoniache, del male, insomma ci siamo capiti, no? Allora, razze da una parte luminose che portano avanti un principio dell'equilibrio, del bene, dell'etica, della preservazione della vita e razze soppressive. Siccome la forma di un'entità con un corpo, con un aspetto specifico, come vi dicevo, nasce dalla 12ª dimensione, dove c'è il primo progetto divino, poi vedremo perché cosa c'è sopra. Sopra, 13, 14 e 15, ci sono entità che vengono chiamate i rishi.
che non hanno una forma, sono come dei soli, dei grandi soli di luce. Una luce che dovete immaginarla come una luce sempre accesa. Non c'è l'ombra, non c'è la polarità, non c'è una forma specifica. Dal 12° a scendere invece comincia a generarsi la forma, quindi la luce comincia molto velocemente ad avere una frequenza super elevata di acceso e spento e quindi nasce l'ombra, quindi nasce la contrapposizione e in questo senso nasce anche quello che noi definiamo come l'aspetto negativo, oppressivo, soppressivo. Vedremo che il livello 12°, 11° e 10°, le dimensioni 12, 11 e 10, sono quelle degli avatar, delle entità a avatar. L'avatar più elevato è l'avatar della 12° dimensione e ancora c'è una forma, ma la polarità non è ancora espressa, si comincia ad esprimere dall'11° in poi. Quindi non potete trovare razze soppressive, negative, al di sopra dell'11° dimensione. Quindi non esistono razze soppressive, negative, del male, che abbiano più di 11 filamenti attivi. Scopriremo in live successive che non solo non li hanno attivi, ma hanno tagliato la possibilità di arrivare al 12. E sembra una cosa strana, ma in realtà se ci pensate non lo è, perché ascendere alla 12° e dalla 12° si sale ancora di più, vuol dire andare verso la luce, verso l'aspetto positivo. E quindi chi ha deciso e ha scelto di seguire la via dell'ombra, questo non lo vuole. Ok, anche qui non mi voglio dilungare troppo, ma è importante comunque definire che questo tipo di razze, che quindi nasce dall'11° dimensione a scendere, si oppongono all'avatar, al principio della 12°, che viene chiamato avatar cristico. Per questo si parla di Cristo e Anticristo, si parla di razze che perseguono un principio anticristico. Ora, non ha niente a che vedere con la religione cattolica. Il Cristo in questi termini è tutta un'altra faccenda, è un principio, è un progetto divino che reifica la luce, la realtà in una forma, in un'essenza, e vedremo anche qual è stata la prima razza a essere creata, ve la dico già subito, la prima razza che era esclusivamente positiva ed è l'unica che riesce a manifestarsi in 12° dimensione sono gli Anuasi, che sono degli ominidi felini, sembrano degli uomini gatto, blu tendenzialmente, di colore bluastro azzurro. Molto belli peraltro, e poi siccome a me piacciono i gatti ovviamente non potevo non dirvela. Ma ci sono tantissimi altri dettagli di cui parleremo magari la prossima volta, perché sono interessanti le primissime razze create, ma questa è più interessante di tutti perché è quella che come razza non si è mai corrotta, anche se poi nel discendere in 11° dimensione, eccetera, eccetera, dà origine ad altre razze che poi si orienteranno in un polo o nell'altro e quindi nasceranno le razze che decidono di essere anticristiche, di seguire l'ombra, eccetera. Allora, un'ultima cosa ancora, prima di farvi bene tutte le dimensioni a partire dalla nostra, mi viene da specificarvi che sopra alle 15 dimensioni c'è questa matrice energetica che vi dicevo, che è fatta di suono, quindi è un campo sonoro primordiale, che rappresenta un modello di manifestazione cosmica ed è un campo di vibrazione sonora permanente dove non c'è ancora il tempo, vi ho detto. Questa contiene comunque anche questa 3 livelli. Qualcuno potrebbe definirli 3 livelli di identità della totalità, 20 livelli di identità di Dio. Sono quelli che noi chiamiamo maestri ascesi. Ok? I maestri ascesi sono eterni, non hanno una forma e per scendere nella manifestazione hanno bisogno di passare da alcune porte, alcune dimensioni.
dai rishi, probabilmente quello dei soli, e poi da un modello di manifestazione, quindi 12ª dimensione, e per arrivare sulla Terra devono poi passare dalla Terra interna, da quella che è una dimensione di cui non vi ho ancora parlato, perché la Terra interna non è sulla Terra, ma non è neanche in quarta dimensione, è in una dimensione, ne parliamo dopo, a metà, 3,5 si dice, o meglio, questo era così. È cambiato di recente, ma queste news intergalattiche ve le do un po' alla fine. Allora, ci sono comunque 24 collettivi primordiali di maestri ascesi. Quindi non ci sono solo i 3 nostri, ma ce ne sono 24 di questi collettivi primordiali. Ognuno di loro crea innumerevoli matrici temporali con la matrice temporale parallela. Quindi la nostra matrice temporale, lei e la sua parallela, sono solo una delle tante create, perché questi 24 collettivi di maestri ascesi creano innumerevoli matrici temporali. Quindi ce ne sono tante. È chiaro che noi stasera parleremo di quella che ci riguarda, però non pensate che finisca lì, perché è molto molto più grande. Potremmo dire che ci sono tanti creatori in questo senso e tanti universi. Allora, partiamo però dal nostro, dall'universo di densità 1, quello della materia, quello fisico, materia di carbonio. Vi ho già detto che se parliamo del nostro pianeta, il nostro pianeta in questa densità si chiama Terra. Ha degli esseri che si incarnano, quindi sono esseri incarnati, e che hanno sviluppato fino a 3 filamenti di DNA, per cui la mente subconscia, la mente istintiva e la mente razionale. Per riuscire ad entrare nell'universo di seconda densità devono sviluppare anche il quarto filamento, che non sarà riscontrabile fisicamente, perché lo troveremo e lo potremo riscontrare quando ci troveremo sulla seconda densità, su un altro tipo di materia. È un universo questo di carbonio e silicio, 50% carbonio, noi è tutto carbonio, in quella densità è 50% carbonio, 50% silicio. Le entità si chiamano anime e il pianeta Terra, che qui si chiama Terra, in quel caso si chiama Tara, e ne abbiamo parlato. Anche qui ci sono le 3 diverse dimensioni, la quarta, la quinta e la sesta. Si dice, potremmo dire, che nella quarta dimensione c'è una mente astrale, nella quinta una mente archetipica e nella sesta una mente angelica. Queste anime, perché non sono corpi fisici, le entità incarnate in questa densità, hanno l'aspetto di, immaginatevi un fantasma, non sono proprio fisici, però mantengono dei tratti, dei lineamenti riconoscibili. Andando ancora oltre, abbiamo l'universo di terza densità. Più saliamo e più la frequenza della luce aumenta e la densità della materia diventa minore, diminuisce, quindi è meno fisica. In terza densità abbiamo la materia eterica, che è una forma di silicio cristallino. Quello che potremmo immaginare è una sorta di esseri spettrali nel senso che non sono così ben definiti, non hanno una forma così delineata e volendo possono anche mutarla un po' perché non hanno una struttura rigida che definisce la loro forma e li costringe a rimanere sempre uguali a se stessi. La Terra, che poi diventa Tara in seconda densità, in terza densità si chiama Gaia. Anche qui abbiamo 3 dimensioni, in questo caso la settima dimensione dove c'è un tipo di mente che viene detta chetterica, la ottava dove c'è la mente monadica e la nona dimensione dove c'è la mente cheriatica, ma non ci interessa adesso tutti questi nomi perché sennò ci confondiamo ancora di più. Sappiate solo che così sempre più la materia non reifica, al contrario, diventa meno fisica, meno solida, si spiritualizza potremmo dire e ci sono tutta una serie di entità, di razze che sono nate lì,
che arrivano da quella dimensione e che poi possono decidere comunque anche di scendere, di arrivare fino alla nostra. Universo di quarta densità. Qui abbiamo la premateria idroplastica, quindi è qualcosa che è più legato all'acqua, è più legato alla forma cristallina liquida. Infatti questi esseri, che non hanno dei tratti così ben distinguibili, possono sembrare fatti di argento fuso, liquido. Quindi questo argento un po' pallido, che cangia, che si muove. Un essere che lo ricorda un po', si vede in un film, mi sembra che sia, aspettate che adesso non mi viene più, Terminator. Ecco, in Terminator c'è questo essere ad un certo punto che cammina e lo vedete come se fosse fatto tutto di un liquido argenteo, di argento liquido. Questo può pochino assomigliare a questi esseri che sono gli avatar. La Terra, che in seconda densità abbiamo detto chiamarsi Tara, che in terza densità abbiamo detto chiamarsi Gaia, qua in questa quarta densità si chiama Aramatena. Tara, Gaia e Aramatena sono le nostre terre adiacenti, sono la forma della nostra Terra in densità differenti, sempre all'interno della stessa matrice temporale. Anche qui abbiamo i 3 livelli e quello che più ci interessa è quello più elevato, quindi la 12ª dimensione, abbiamo 10, 11 e 12, dove appunto c'è il progetto divino, dove nasce proprio il primo imprinting. Queste entità hanno la possibilità ovviamente di smaterializzarsi e rimaterializzarsi. Siccome il principio in realtà fa un percorso discendente per arrivare fino a noi, voi dovete essere consapevoli che ogni essere umano ha dentro di sé, o meglio, vive in modo simultaneo su tutte queste 12 dimensioni. Quindi esiste un vostro voi che sta vivendo anche in 12ª dimensione e così vale per tutte le altre. Quindi non solo potreste vivere simultaneamente passato e futuro, varie incarnazioni sulla Terra, perché noi le percepiamo come qualcosa di passato, ma in realtà avvengono nello stesso momento, ma avviene anche nello stesso momento la vostra vita su altre dimensioni. Quindi c'è anche un voi su Tara che sta facendo le sue esperienze. Il quinto universo di densità, vi ho già detto, è quello dei rishi, è quello di luce pura, dove appunto non c'è ombra ancora e queste entità sono come dei soli e qui abbiamo 13, 14 e 15, la dimensione 13ª, 14ª e 15ª e proprio dalla dimensione 13ª arriva l'energia di forma che creerà le razze a partire dalla 12ª in giù e qui parliamo di entità che vengono avvicinate alle famose fiamme, fiamma viola, fiamma oro, fiamma blu. Ne parleremo in un'altra live anche di questo. Ora ritorniamo un attimino sulla Terra perché noi siamo sulla Terra ed è assolutamente quello che ci interessa. Sulla Terra oggi abbiamo sia delle razze che arrivano dalla Terra interna, sia delle razze che provengono dal 12° piano, 12ª dimensione, quindi cristiche angeliche, potremmo dire, da cui deriva proprio l'umano, perché il vero umano arriva da lì, e più o meno tra le persone che vi circondano di umani ce n'è il 20%, ok? Poi ci sono tutta una serie di altre cose, cioè chi c'è? Ci sono degli esseri organici biologici programmati, sembrano umani a vederli, ma in realtà sono creati, sono biologici, ma perché hanno un corpo fisico assolutamente, ma sono organici perché c'è stato un intervento di altre razze che li hanno creati appositamente, hanno fatto in modo che si mescolassero. Questi esseri vengono programmati, queste entità, ma non sono entità perché non hanno anima, non hanno un sé divino, non si possono reincarnare, hanno una vita che inizia e finisce. Poi ci sono, oltre a questi,
I Nefilim, di cui anche di questi molti di voi avranno sentito parlare, sono in realtà un ibrido umano-Anunnaki, nato da una sperimentazione Anunnaki. Questi hanno una forma fisica umana, quindi potreste scambiarli per una persona normale, ma in realtà rispondono agli ordini di chi li ha creati o di chi li ha comprati, perché gli Anunnaki hanno creato i Nefilim, ma li hanno venduti un po' dappertutto, per cui ci sono i rettiliani che li hanno comprati e altre razze di cui neanche si conosce ancora bene l'esistenza. Vengono programmati, gli vengono dati degli ordini e questi li eseguono, ovviamente tutto per sopprimere e per manipolare l'essere umano, e sono degli grandissimi manipolatori. Non sono pochi, fate conto che se parliamo di un 100% dell'umanità sulla Terra e pensiamo che circa il 20% sono umani, un 60% sono esseri che non hanno anima, di quel 60% il 30% sono Nefilim, quindi non è che sono pochi. Dell'altro 30% ci sono sia questi esseri biologici organici programmati, che fanno massa critica, che sono quelli che tutto quello che gli dice la televisione fanno pedissequamente, che nel momento in cui viene dato un ordine generale al collettivo non si fanno alcuna domanda e lo continuano a portare avanti. Poi ci sono tutta una serie di altre entità, perché c'è da dire che ci sono, almeno per le più importanti, circa 977 razze, di cui senza anima 291, per cui non sono pochi, ma hanno comunque delle anime sintetiche. Questo significa che hanno la possibilità di fare backup della loro esistenza e di continuare per infinite generazioni e incarnazioni a portare avanti i loro progetti e proseguire. Quindi qual è la differenza? Che il loro è un backup che se viene rotto, se viene in qualche modo distrutto, questi non esistono più, mentre la vera anima è immortale. E siccome sono quelli dell'11ª dimensione che hanno deciso di tagliare la connessione del proprio DNA solo all'11º filamento, non hanno alcuna possibilità di ascendere. Questo significa che non hanno neanche alcuna possibilità di nutrirsi della sorgente, della fonte divina. Quindi cosa fanno? Parassitano. Ecco perché siamo invasi da parassiti di varie forme, ma comunque energetici. Poi abbiamo gli Anunnaki, che non è che se ne vedano tanti, ma sono sulla Terra. Sulla Terra poi abbiamo razze ibride. Queste razze ibride sono rettiliani e Anunnaki che si incarnano in un corpo fisico. Quindi voi vedete un essere umano a vederlo così, mentre in realtà ospita un bel rettiliano. Su questo è stata costruita tutta la narrativa dei Visitors, di David Icke. Non è che gli casca la pelle, assolutamente, però vengono gestiti, governati e portano avanti quel tipo di progetto. Hanno ovviamente questi un'anima sintetica, perché i rettiliani e il draco, anche gli Anunnaki, fanno sempre parte di questo tipo di razze che, avendo tagliato il filamento, non hanno nessuna possibilità di ascendere e quindi non hanno un sé divino connesso, e quindi per poter continuare nel tempo hanno bisogno di sintetizzare la propria essenza, i propri ricordi, la propria storia attraverso delle sorti di backup, che è la loro anima sintetica, tecnologica in realtà. Ok, poi abbiamo ancora, sempre sulla Terra, le razze Odedicron, si chiamano così, Odedicron rettiliani insettoidi. All'interno di questa grande famiglia, questi non sembrano umani, non si assomigliano per niente. Troviamo per esempio i grigi, che qualcuno ha visto in giro, perché ci sono, non si vanno a vedere tanto, ma ci sono e fanno parte di questa struttura. Ora, per quanto riguarda la grossa presenza dei Nefilim, parleremo in un'altra live, probabilmente nella prossima, del fatto che il 5% di questi ha fatto un patto con degli esseri altamente spirituali, gli Orafin, di entrare in un corpo umano condiviso
per poter ricostruire, rigenerare il 12° filamento e avere la possibilità di ascendere nuovamente, in realtà creando una cosa a parte, non sarebbero più Nephilim, sarebbe una nuova razza, una nuova evoluzione, ma diciamo che è la loro forma di redenzione. Questa cosa è possibile in questo specifico periodo storico, perché siamo proprio alla fine del ciclo. Allora, ultima cosa, perché è tardissimo, che però mi interessa raccontarvi ancora, è il ciclo di Samsara, perché noi sulla Terra si parla tanto del ciclo della reincarnazione. È una ruota imposta dall'esterno, dalle entità soppressive, per incastrare le anime che arrivano sulla Terra ad un ciclo di incarnazioni continuo, dove non possono scegliere se continuare a venire qui o no, ma devono continuare a farlo. Quanto dura un ciclo di Samsara? Un ciclo di Samsara dura 144 incarnazioni, cioè sono previste 24 incarnazioni come maschio e 24 incarnazioni come femmina per ogni dimensione. Quindi 24 e 24 fa 48 della prima dimensione, 48 della seconda dimensione, 48 della terza dimensione per quanto riguarda la Terra, totale 144 per fare tutto un ciclo. Questa cosa in realtà non esiste più, nel senso che mentre ovviamente è comunque necessario fare un percorso, perché andare in quarta, in quinta, in sesta dimensione implica riuscire almeno ad imparare ad accedere a quei filamenti, perché quando si dice che sulla Terra c'è un essere che ha 6 filamenti di DNA attivi, in realtà non significa che li ha attivi, fisicamente non li può avere perché qui non esistono. A livello spirituale significa che riesce ad attingere a. Se voi riuscite ad attingere a, riuscite poi a trasferirvi su un'altra densità. E quindi a questo punto il passaggio è molto facile. È ovvio che un essere che ha deciso di scendere nella materia, un essere umano che fa tutto il percorso, finché non riesce ad attingere al quarto filamento, al quinto e al sesto, non potrà spostarsi di densità e quindi ascendere. Ma questo in maniera libera, a seconda del suo progetto evolutivo, del suo percorso. Ma prima che la ruota di Samsara venisse dismessa, prima News Intergalattica, questo non era possibile, cioè una volta che eri dentro e quando morivi andavi nell'area delle anime, non andavi oltre la quarta dimensione, quindi seconda densità, venivi sciacquato e ributtato giù, punto, questo era il giochino. Se poi, questo parliamo degli esseri umani, la cui storia tratteremo in un altro capitolo, in cui parleremo da quando sono stati creati, da chi, come, cosa sono, cosa rappresentano, eccetera. Una storia molto bella, interessante, ma intricata. Ma sulla Terra ci sono anche entità, esseri che arrivano da altre dimensioni, di altre razze, che non riguardano la razza umana. La New Age li chiama gli Starseed, purtroppo ha un po' rovinato il nome, però avrebbe senso, cioè seme stellare. Questi, fino a poco tempo fa, erano obbligati a passare dalla terra interna, cioè da questa terza dimensione e mezzo, prima di incarnarsi realmente sulla Terra. Questo perché? Perché passando dalla terza dimensione e mezzo, questo garantiva a chi controllava il nostro pianeta o chi ancora cerca di controllarlo, di vedere chi entrava e chi no e inserirli nel cerchio di Samsara immediatamente. Quindi è una bella cosa quella che il cerchio di Samsara non ci sia più, perché significa che ora, anche se altre entità, tendenzialmente quelle che non vogliono ovviamente sono le positive, vengono qua, hanno la possibilità di uscire e rientrare liberamente, mentre invece prima era tutto molto più strutturato. Ora, questa terra interna, che cavolo è? Allora, questa terra interna è una terra che appunto è definita in una dimensione intermedia tra la terza e la quarta, terza dimensione e mezzo. Anche qui lo era, ma stiamo a quello che è stato fino a poco tempo fa. Era la porta per entrare nel ciclo di Samsara. E come si faceva ad ottenere questa dimensione intermedia e come è nata? Allora, la terra interna è nata circa, o comunque ha cominciato a essere popolata circa 950 milioni di anni fa. Ieri?
non proprio. Quando c'è stato quel grandissimo scontro tra Atlantide e Lemuria che ha portato a grandi sconvolgimenti, ci sono state esplosioni nel sottosuolo, ci sono state varie sconvolgimenti di ogni tipo, tra cui anche spostamenti dell'acqua, si parla di lievi inondazioni, eccetera, eccetera. E questo ha fatto sì che innanzitutto a quell'epoca sulla Terra c'erano i Draco che governavano e mettevano tutti sotto scacco, ma data questa enorme distruzione globale che c'è stata, sono stati praticamente quasi tutti morti e quindi il problema Draco non c'è stato più. Gli Atlantidei e i pochi lemuriani superstiti si sono nascosti in grandi cavità sotterranee e hanno tentato di creare una protezione modificando la densità di quel luogo, creando, scusate, non la densità, anche la densità, perché essendo tra la terza dimensione e la quarta dimensione, e siccome la terza dimensione è in prima densità e la seconda e la quarta dimensione è in seconda densità e anche in una densità intermedia, hanno creato questa area un po' particolare attraverso una modulazione di frequenza. L'hanno fatto attraverso una tecnologia? No, l'hanno fatto tramite degli organismi vivi che hanno una funzione specifica, cioè riescono ad attingere all'energia della quinta dimensione e a modulare le frequenze della realtà in cui si trovano. Questo ovviamente è stato fatto e mantenuto nel tempo e si sono succedute varie civiltà in questa sorta di terra sotterranea. Ci sono stati alcuni di Mu, e vedremo qual è la storia di Mu, che è strettamente legata a Lemuria, una propagine di Lemuria, dove entità molto elevate hanno portato avanti delle tradizioni quasi, diciamo così, sacerdotali e ancora adesso alcuni di questi riescono a trasferirsi sulla Terra e a fare grosse cose importanti in senso positivo per l'umanità. Perché questa Terra interna ha sempre avuto dei portali, degli Stargate, dei portali dimensionali che permettevano, quando si poteva, il passaggio da una frequenza all'altra, da un mondo all'altro. Da qui è nato negli ultimi 3000 anni il mito, che non è un mito, di Agartha, ma prima Agartha si chiamava Agrathaf e prima ancora si chiamava Ar-Rathof, vari nomi, sempre dello stesso posto. La curiosità che sicuramente stuzzicherà molti di voi è che una delle prime costruzioni in uno di questi cicli temporali sulla Terra è stata proprio la Sfinge e la Sfinge aveva lo scopo di coprire uno di questi cunicoli, passaggi che portavano a un portale che permetteva l'accesso alla terra interna. All'interno, sotto la Sfinge, c'erano biblioteche e anche la presenza di questa entità biologica capace di modulare l'energia e quindi switchare dalla terza dimensione alla terza dimensione e mezzo. E sapete come si chiamava o come noi chiamiamo quell'essere, perché è un essere biologico? Lo chiamiamo Arca dell'Alleanza. Questo è quello che realmente è l'Arca dell'Alleanza. E con questo credo di avervi dato un sacco di informazioni. Ho la fissa dei 48 minuti, sono di nuovo arrivata a 48. Io abbraccio tutti quanti e vi do appuntamento a martedì prossimo in cui affronteremo ancora tantissimi altri argomenti. Non temete, riprenderemo un po' tutto. Quello che è il mio interesse è quello di cercare di darvi un panorama generale e per una volta portare un po' di verità tra le tante balle purtroppo che hanno sempre cercato di infilarci, di insegnarci. Buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.